Lo so, ora mi vedete tutta coperta perché, e non con i miei soliti vestiti, perché quest'anno ho avuto qualche problemino, quindi il biglietto non l'ho potuto prendere subito per andarmene a Bali, ma l'ho preso e fra 3 settimane sarò a Bali e ho comprato il biglietto a metà prezzo. Tutti i giorni di tutto l'anno costavano un tot e sono riuscita a comprare il biglietto a metà prezzo. Quindi oggi vi voglio parlare di come comprare dei voli low cost, come dimezzare le vostre spese. Andate a comprare un volo che, diciamocelo, è sempre la parte un po' più costosa della vacanza. Quindi iniziamo subito a parlare dei voli, ma prima volevo ricordare che qui sotto nella descrizione vi lascio la guida completa per viaggiare low cost. Voi andate lì e lasciate la vostra email e per 7 giorni io vi lancio una bomba dopo l'altra raccontandovi di come io organizzo le mie vacanze, perché faccio sempre tutto da sola, lo faccio da 10 anni, e quindi qui sotto trovate la guida su come organizzare una vacanza fai da te, quindi parlerò dei voli, degli alloggi, delle assicurazioni, dove dormire, dove stare sicuri, insomma in tantissime cose, ve lo lascio qui sotto. Ma parliamo ora di come sono riuscita a trovare questo volo. Allora, io solitamente, lo sapete, sono una nomade, infatti ora sono in un Airbnb, fra l'altro fighissimo, e quello che faccio semplicemente è vivere di posto in posto, e quindi solitamente io quando prendo i biglietti prendo solo i biglietti di andata. Ricordatevi che però solitamente prendere i biglietti di andata e ritorno con la stessa compagnia solitamente costa di meno, perché le spese di servizio sono ammortizzate. Comunque io solitamente prendo solo andata perché non so mai quando ritornerò. Quindi oggi vi parlo solo di un biglietto di andata, ma ovviamente potete applicare questo metodo sia per i biglietti di andata che per i biglietti di ritorno, e vi dico come strutturo io il mio percorso per comprare un volo. Prima cosa, e ovviamente questa devo metterla in chiaro subito, io sono molto flessibile, nel senso che non avendo un lavoro diciamo da ufficio, ma decidendo io i miei orari e potendo lavorare ovunque, semplicemente grazie al mio computer, sono molto flessibile per quanto riguarda orari e giorni. Quindi se è possibile per voi essere flessibili di orario e di giorno, quello ovviamente vi aiuterà a pagare molto di meno. Infatti spesso prendo voli che sono magari di martedì, di mercoledì, di giovedì, magari sono presto la mattina, sono tardi la sera, insomma decidendo i miei orari non ho molte limitazioni in questo senso, e devo dire che questo aiuta molto a trovare dei biglietti low cost. Ma non vi scoraggiate, perché comunque vi so dare dei consigli per trovare dei voli a prezzo più basso, però ovviamente se siete flessibili per quanto riguarda periodo e orario ovviamente è meglio. E vi dico questo perché la prima cosa che faccio dopo che ho in mente una meta, ma all'inizio potrei anche non avere in mente una meta, potrei mettere da Roma a ovunque, come puoi fare ad esempio su Skyscanner, e vedi semplicemente il posto che costa di meno, il posto che ti attira di più, e prenoti. Io per esempio sapevo di dover andare a Bali, quindi ho fatto da Roma a Bali, e prima cosa che uso è Skyscanner, santo sia Skyscanner, perché Skyscanner mi dà la possibilità di mettere anziché una data ben precisa, di mettere tutto l'anno. Quindi io metto Skyscanner da Roma a Bali e metto quando tutto l'anno, quindi lui durante tutto l'anno mi dice innanzitutto qual è il mese migliore o qual è il mese dove costa meno andare a Bali. Io solitamente vado in inverno, che però non è il periodo migliore perché è la stagione delle piogge, però a me non mi importa perché non vado lì in vacanza per stare una settimana, ma vado lì per stare un po', e quindi non sono in modalità vacanza, sono in modalità semplicemente vado a vivere per un po' di là. Quindi prima cosa che faccio è faccio da Roma a Bali, quindi ti puoi fare più o meno un'idea di quando è per quel posto in particolare, qual è la data che costa meno. Io sapevo che devo partire comunque a gennaio, quindi tu puoi anche decidere i mesi, quindi tutto il mese di gennaio, tutto il mese di febbraio, marzo, eccetera eccetera. Quindi io ho messo tutto il mese di gennaio, quindi da Roma a Bali tutto il mese di gennaio. Una volta che metti tutto il mese di gennaio ti va a dare diverse opzioni, e mi sono fatta un'idea più o meno di quali erano i prezzi per Bali per quel periodo, perché più o meno tutte erano da 450 a 550 a 650 euro. Ovviamente quelli da 650 erano voli che duravano di meno, quindi duravano di un massimo di 15 ore, quelli da 450 erano quelli che duravano 30 ore. 30 ore è un bel viaggio lungo, quindi fatelo se siete giovani perché è davvero pesante, e io l'ho sempre fatto questi viaggi così, li ho sempre fatti di 30 ore lunghissimi. Quindi ovviamente innanzitutto il volo che costava di meno era quello un po' più scomodo. C'erano due voli che costavano di meno, uno da 280 euro e uno da 350 o 380 euro. E cosa devi andare a vedere quando vedi due prezzi diciamo i più bassi? Andare a vedere quanto dura il viaggio,
perché ovviamente se uno con 100 euro in più, 80 euro in più, 60 euro in più ti fai 15 ore in meno di volo, di viaggio, ne vale la pena. Però questi due, 280 euro e 350 euro, erano entrambi di 30 ore di viaggio, quindi ovviamente se il tempo è lo stesso, a sto punto mi prendo quello che costa 280 euro. Poi cosa ho fatto? Sono andata a vedere di questo volo da 280 euro come era strutturato. Quindi questo volo era ad esempio Roma-Atene, Atene-Bangkok, Bangkok-Bali. E dov'è che si perdeva un sacco di tempo? Ad Atene. Ad esempio c'era il volo che partiva, mi sembra, la sera, il pomeriggio tardi, tipo alle 8, e arrivava, non so, tipo alle 11 ad Atene, da Roma ad Atene, alle 11 di sera, e poi il volo dopo per andare a Bangkok era 10 ore dopo, e quindi era alle 9 di mattina. E ovviamente io l'ho fatte nottate in aeroporto, non sono piacevoli, soprattutto in un aeroporto come Atene che non mi sembra sia tanto grande, quindi ho detto devo fare la nottata ad Atene, sarà un poco stressante. E quindi che cosa ho fatto? Sono stata così orgogliosa di me quando l'ho fatto, ho detto allora, se il volo da Atene, ho pensato, no, se il volo da Atene-Bangkok, Bangkok-Bali è più o meno abbastanza veloce, perché partivo, appunto, facevo quelle 10 ore mi sembra Atene e Bangkok, poi scalo di un'ora e mezza e poi arrivavo a Bali, e quindi è abbastanza diretto. Diciamo il volo che mi fa durare di più tutto questo percorso è quello di Atene, perché devo stare nell'aeroporto di Atene per 10 ore, e quindi ho detto non mi conviene andare ad Atene di notte e passare la notte lì e partire stressatissima, arrivare a Bali e farmi 4 giorni di jet lag orribili. No, quello che ho detto mi conviene vedere se staccati costano lo stesso, e quindi ho visto semplicemente il volo Atene-Bali, e quindi il volo Atene-Bali effettivamente costava da solo 230 euro, e quindi ho detto perfetto, quello che mi serve a me è semplicemente prendere il volo Roma-Atene, che solitamente con Ryanair li trovi, anziché prendermelo la sera così da dover dormire in aeroporto, prendermelo la mattina. Quindi ho cercato se nello stesso giorno, che era il 27 gennaio, c'era un volo, ad esempio Ryanair, Roma-Atene, e c'erano i voli Roma-Atene per 30 euro. Ovviamente io appunto sempre sono molto flessibile, mi piace viaggiare, per me questo vuol dire passarmi una giornata ad Atene, quindi è una cosa ancora più emozionante, interrompere il viaggio così non è stressante, insomma sono molto libera in queste cose, no? Però ho fatto il volo Roma-Atene a 30 euro. Per dormire ad Atene costa poco, insomma non è che costa tanto, in più se dall'aeroporto vai ad Atene poi ti puoi prendere la metro che costa 1,50 euro, passi una giornata ad Atene, mi volevo vedere tanto il Partenone che non l'ho mai visto, e quindi ho detto perfetto, vado lì la mattina e mi guardo il Partenone. Per dormire ho speso veramente poco, e poi il giorno dopo mi sveglio la mattina alle 7, 7 e mezza, mi prendo il treno che mi va all'aeroporto, e dall'aeroporto alle 10 e mezza c'è il volo che mi va a Bangkok. Facendo così ho pagato in totale per il volo 280 euro, anziché quello più, diciamo, diretto o meno scomodo, che era 550 euro sull'andata, diciamo uno dei più comodi. E in questo voi mi direte sì, ok Francesca, ma poi se vai da Atene e dormi una notte ad Atene spendi i soldi per l'hotel ad Atene, quindi a sto punto è uguale. No, perché ad Atene ci puoi dormire anche con 30 euro a notte, quindi dai 280 euro ci aggiungi 30 euro, che è? Ci aggiungi 50 euro, ti costa 330 euro. Quindi ti costa comunque meno di quello che ci voleva 30 ore. E quindi così facendo ho vinto con tutto, ho pagato 280 euro per andare a Bali. Ho un giorno, mezza giornata per vedermi Atene, andarmi a vedere il Partenone che volevo vedere. Ho speso in totale comunque all'incirca 200 euro in meno di quello che avrei speso, e niente, sono felice così. Quindi quello che vi suggerisco per i vostri voli, se magari avete dei voli molto lunghi, magari cercate di vedere se potete spezzettarli, o se magari potete fermarvi da qualche parte un po' di più, una notte qua, una notte là, vedete una cosa nuova, spezzate il volo che comunque può essere molto stressante, e andare a vedere bene tutte le opzioni che avete, andando a controllare sia Skyscanner che Google Flight che Kayak e Momondo. Però la prima che dovete vedere è sempre Skyscanner, perché in 10 anni di voli è sempre stata quella che mi riesce a orientare da una parte o dall'altra. Un'altra cosa che potete fare, una volta che avete trovato la compagnia con cui volare, potete andare a vedere se quella compagnia magari ve lo fa pagare ancora di meno, quindi andare nel sito della compagnia.
Altre regole sono ovviamente quello di fare tutto in navigazione privata, andare a controllare appunto vari motori di ricerca, attivare un allarme per un volo in particolare, quindi se andate a volare, non so, a Roma, Bali, puoi attivare con Kayak, ma con Skyscanner anche un avviso, e quindi che fa? Skyscanner ti avvisa quando quel volo si abbassa, o in quel mese o in quella data in particolare, quindi quello vi può aiutare tanto, ed essere principalmente flessibili. Se volete, sempre come vi dicevo prima, nella guida qui sotto vi spiego tutto passo passo, quindi è tutto messo bene, ordinato, e niente, spero di avervi aiutati con questo video. Se vi piacciono i miei consigli, se volete scoprire i miei viaggi, iscrivetevi a questo canale e venitemi a trovare su Instagram, dove ogni giorno vi porto in un posto diverso. Chissà dove sono oggi, lo so.